Eccoci ad iniziare una nuova avventura, proprio con voi, sì. Benvenuti, welcome to the Commonwealth of Australia, welcome to Perth. Nuovo viaggio dedicato interamente all'Australia, una serie di avventure incredibili qui nel continente australiano, Down Under. Iniziamo dal West Australia, l'Australia dell'Ovest, questo stato uno dei 6 stati in cui è diviso il continente australiano. La sua capitale, Perth, in cui ci troviamo. Siamo nel cuore economico, finanziario, nella city di Perth, CBD, Centre Business District. E da qui inizia la nostra visita. Seguiteci! Western Australia è uno stato che occupa quasi un terzo dell'intero territorio australiano e questa parte di Australia venne inizialmente scoperta dai portoghesi, poi dagli olandesi, che in realtà non la considerarono più di tanto, non trovarono interesse in queste terre, ma gli inglesi, i colonialisti inglesi, fondarono le loro colonie. Le colonie britanniche, che erano colonie di detenzione, cioè esportavano qui i detenuti londinesi che ne avevano fin troppi, sorsero per di più nella parte est dell'Australia, ma anche qui, e infatti questa è anche la storia di Perth, perché il capitano James Stirling arrivò qui alle foci del fiume Swan, chiamato così perché c'erano dei cigni neri, e decise nel 1826 di insediarsi e nel 1829 venne fondata quella che diventerà poi Perth, e grazie alla forza lavoro dei detenuti si costruì questa città, che però si sviluppò maggiormente a partire dal 1890, quando venne scoperta una vena aurifera, cioè si scoprì che qui c'era l'oro e qui ci fu la corsa all'oro da parte dell'Europa, che veniva qui a cercare oro eccetera. Si crearono anche notevoli cittadine nei dintorni. Perth divenne sempre più grande, si costruirono i primi palazzi e edifici vittoriani, ma poi l'aspetto attuale è dettato da questi palazzi, da questi grattacieli che a partire dagli anni 70 del Novecento hanno disegnato lo skyline, perché qui si è insediato un po' il cuore commerciale di questo stato, finanziario di questo stato, grazie anche ad altre risorse naturali del sottosuolo che il West Australia ha da offrire. Nelle principali città australiane si trovano le sculture degli animali simbolo di questo paese. Qui a Perth ci sono i canguri. Dove che non li vedo? Vai indietro, sei troppo vicino. Eccoci alla cattedrale anglicana di St. George, in stile neogotico, costruita verso la fine del 1800. È bellissimo notare come, passeggiando per la città, si trovino questi edifici centrali affiancati da dei grattacieli, costruiti interamente quasi in vetro. Questa alle mie spalle è la cattedrale cattolico-romana di St. Mary ottocentesca, recentemente ristrutturata. Ci troviamo all'interno
all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco, o meglio di quella che fu inizialmente la prima caserma dei pompieri di Perth, che fu dismessa verso fine 1900 per allargarsi. Questa fu adibita a museo, ci sono molti volontari, è formativa, ci sono tantissime informazioni utili sia per gli abitanti che anche e soprattutto per i bambini. Molta interazione, è veramente splendida, in particolare perché riconoscono il Dipartimento del Fuoco dei Servizi d'Emergenza, il FES, riconosce l'importanza del fuoco come elemento sacro che ha dato la vita, e quindi anche la popolazione Noongar aborigena che abitava in questo luogo, la sacralità di questo elemento, però anche la pericolosità. E verso fine 1800 furono create le prime brigate contro il fuoco, dove sia le popolazioni locali, quindi aborigeni di Noongar, più le popolazioni dei bianchi cominciarono a collaborare per prevenire e soprattutto anche curare le emergenze. Uno degli edifici più caratteristici di Perth è il Town Hall, il municipio. Siamo all'interno della London Court, molto curiosa come architettura, struttura, bella. A Perth ci sono i cat. Cosa sono? Sono gatti? No, il simbolo è un gatto, ma è l'acronimo di Central Area Transit. Sono delle linee di autobus gratuite che collegano tutta la città. È scesa la sera qui a Perth e incontriamo questo edificio che è la Zecca, che è un edificio molto importante per Perth, perché questa zecca, costruita nel 1899 dalla corona britannica, servì appunto per coniare le monete dall'oro che veniva appunto estratto dai giacimenti auriferi qui del circondario. E questa zecca ancora oggi è la zecca più antica, può essere considerata la zecca più antica dell'Australia, perché conia ancora denaro, non più denaro circolante, ma lo stesso denaro. E all'interno è ospitato un museo dedicato appunto a questa antica attività che essa svolge. Perth deve la sua fortuna proprio all'oro. Se non fosse stato proprio per questo oro, Perth forse sarebbe rimasta un semplice villaggio. Ad est, infatti, della città si trova il più grande giacimento aurifero del mondo, dove nel 1893 gli inglesi hanno fondato la città di Kalgoorlie, che all'epoca era anche quella più abitata, con più abitanti, circa 30.000. E lì si trova il Super Pit, la più grande cava a cielo aperto, lunga 3,5 km, larga 1,5 e profonda 500 metri. Beh, che dire di Perth? Beh, c'è da dire che questa, che considerano la città più isolata del mondo, quasi più vicina a Singapore, all'Asia, che non alle altre città grandi dell'Australia, ci ha fatto una buona impressione, però alla sera si svuota praticamente subito, sarà anche martedì sera, però alle 7 già il centro è svuotato, il centro del CBD, della City praticamente, quindi cenare diventa un po' un problema, forse è meglio cercare in altre zone della città. Comunque giudizio positivo. Mi raccomando, continuate a seguirci perché domani ci aspetta un'entusiasmante avventura sempre qui nel West Australia. Continuate a seguirci, mettete mi piace, condividete il video e commentate, scriveteci, chiedeteci quello che volete, dateci le vostre opinioni o fateci le vostre domande. Ciao ciao! In love, in
out.